Mi ricordo di essere nato 3 volte. La prima è quando mia madre mi ha messo al mondo. La seconda è quando l'uomo che mi ha cresciuto è morto. La terza è quando me ne sono andato da casa. Ed è quella che voglio raccontarvi oggi. La do voi prima che il mondo si prenda anche le briciole di ciò che sono. Anche se di una cosa potete essere certi, che non gliela darò mai vinta. Piacere, mi chiamo Edoardo e questo è il diario di un esule. Ok, basta con gli intro melodrammatici, che a star serio ce la faccio fino a un certo punto. Prima di passare al racconto vero e proprio è di dovere un po' di contesto, così al limite facciamo anche un po' di cernita, che se messi qua per emozioni facili puoi anche andare a guardarti tutorial sulle cripto. Si fa per dire, ma suppongo che alla fin fine preferisca avere 10 persone che apprezzano ciò che faccio, che 100 che mi si filano solo perché ho intitolato il video "Guardami mentre me lo ciuccio". Che certo che non son gonzo, questo è YouTube, mica militanzapuredura.com. E per l'amor del cielo non siamo qua a far la critica della simbologia nell'opera di Jodorowsky, che m'addormento io per primo. Ma c'è un limite a tutto, e Dio non voglia che dimentichi un minuto soltanto dove sta il nord. Voglio raccontarvi di me perché le vite delle persone sono attraversate dalla storia e dal mondo che le circonda, e a posteriori unire i puntini può aiutarci a capire dinamiche più vaste e traiettorie in apparenza sconnesse. Chissà che alla fine non finiamo persino per capirci qualcosa di sta vita. Intendo, certi eventi prendono senso solo a posteriori, con una certa distanza, anzi, anche solo un peto fatto sotto le coperte diventa chiaro soltanto se c'è un distacco sufficiente per rifletterci, perché quel senso glielo diamo noi stessi, con rischio di affabularci, per carità, ci vuole metodo, ma non esiste altro modo, o almeno per come la vedo è impossibile capire la portata di un evento mentre questo sta accadendo. Tipo, ve l'immaginate nel 1789 la folla davanti alla Bastiglia in punto di fare un macello disumano, e uno in mezzo si stranisce, aggrotta le sopracciglia e fa: "Oh rega, stiamo facendo la rivoluzione francese". No, o no? Questa è la mia storia, fatene ciò che volete, e sappiate che mi prenderò tutto il tempo del mondo per raccontarla. Bene, cominciamo. Era il 2011-2012, in quel buco di limbo che manco il cielo si ricorda che esiste se non una settimana l'anno, che è Sanremo. Al governo in quel periodo c'era Mario Monti. Non so se ve lo ricordate, il primo Super Mario. No, non quello che quando era piccolo era bravo a giocare a basket e che passava sempre la palla ai compagnetti nel cortile dell'oratorio. E tranquilli che presto o tardi un bell'episodio di dividi e comanda su questo tipo di narrazioni messianiche glielo dedichiamo. No, parlo dell'altro, quello del governo tecnico che aveva messo le politiche di austerity perché era tutto importante e necessario per risanare le finanze del paese. Che idea di merda. Ma io di tutto questo non ci capivo un accidente. Io avevo 18 anni e il cervello a pezzi. Nei 3 anni precedenti avevo cambiato 5 classi, 4 scuole e mi ero ritirato dalle superiori già 3 volte, di cui l'ultima sarebbe pure dovuta essere definitiva. Ero praticamente una statistica ambulante sull'abbandono scolastico e la mia famiglia era povera. Oh, che era povera! E intendiamoci, già prima non è che navigassimo nell'oro. Qualche anno addietro ancora, quando vivevo in Sardegna, la gente alla fermata del pullman per andare a scuola mi chiamava il gabbiano perché diceva che ero uno scroccone. Quindi, per farvi capire, non è certo l'austerity che mi ha spinto a parecchiare prima di mangiarmi le unghie in tavola, ero povero anche prima. Ma dal 2011 in poi le cose erano andate a scatafascio totale. A scuola mi avevano sempre ripetuto che stavo lì per prepararmi a lavorare, quindi tanto vale andarci dritti a lavorare. A casa mia madre si faceva un culo come una capanna per far funzionare un negozio che aveva aperto da quando eravamo arrivati in Liguria e non funzionava niente. Doveva umiliarsi a chiedere soldi a vecchie conoscenze per riuscire a pagare l'affitto. Delle volte ci staccavano l'elettricità perché non avevamo soldi per pagare le bollette. Delle volte il gas, delle volte entrambi, anche per mesi interi. Forse anche l'acqua, non lo so più. E io ero incazzato con lei perché eravamo degli straccioni ed ero incazzato con tutti. E che Dio me ne voglia, è l'unica cosa che mi ha salvato. Era la crisi dell'euro e c'erano anime che si erano lanciate dal balcone perché avevano perso tutto. Ed io? Io ero il figlio bastardo di quella crisi. Dopo aver mollato scuola per l'ultima volta mi ero ritrovato proiettato nel mondo del lavoro come un soldato napoleonico scalzo durante la campagna di Russia. Non avevo idea di che fare e non sapevo come farlo. C'erano decine di persone che facevano la fila per un lavoro ed erano tutte più preparate di me sotto ogni aspetto, dalle conoscenze pratiche di un mestiere qualunque al come ci si comporta su un posto di lavoro. Io ero figlio di un'artigiana, avevo la terza media ed ero sempre stato un disadattato.
E certo non stavo a pensare ai grandi discorsi sulla società e alle cause sistemiche della mia condizione. La coscienza politica e sociale è roba da gente ben educata. Io sapevo solo che ero povero e non volevo più esserlo. E quando sei speranzoso e ignorante e sulla via non c'è nessuno a accompagnarti, non guardi dove metti i piedi, rischi di cascare dentro le buche. Il primo lavoro che trovai fu dentro uno schema Ponzi. Se non sapete cos'è, lo schema Ponzi prende il suo nome da Charles Ponzi, al secolo Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Romagnolo di nascita emigrato nel Nuovo Mondo nel 1903. Secondo le mie fonti esclusive, il nostro eroe approda a Boston con $2,50 dopo aver perso tutti i risparmi scommettendoli durante il viaggio in nave. Trova lavoro in un ristorante ma si fa licenziare perché rubava alle casse e fregava i clienti. Si sposta in Canada a Montreal dove inizia a lavorare in una piccola banca che si occupa di gestire i risparmi degli immigrati italiani e lo fa con tanta cura che dopo un po' la banca fallisce e il proprietario scappa in Messico. Rimasto in Quebec, Carletto finisce per 3 anni in carcere dopo aver falsificato un assegno, torna negli Stati Uniti, comincia a fare lo scafista e finisce altri 2 anni in carcere. Tornato a Boston tira su un sistema talmente astruso che non ci capisce un H manco lui per fare soldi coi francobolli. Fonda una società e si rende conto che il metodo di per sé non funziona granché bene, quindi inizia a ripagare i ritorni dei primi investitori con gli investimenti dei secondi. Inizialmente la cosa regge e la società cresce. Dopo un po' ci si accorge dell'inghippo e Charles finisce di nuovo in carcere per 3 anni e mezzo. Si sposta in Florida, tira su un'altra roba allucinante per fare soldi e finisce di nuovo in carcere per 1 anno. Cerca di scappare in Italia ma viene rimandato a Boston dove nel frattempo era stato condannato in contumacia ad altri 7 anni. Tornato finalmente nel bel paese lavoricchia un po'. Le cose gli vanno male di nuovo e se ne va a vivere in Brasile dove vive di espedienti sin quando nel 1949 non contrae il morbo della morte. Comunque, lo schema Ponzi, o sistema piramidale o multilevel marketing, è un modello di impresa dove la frontiera tra affari e truffa diventa particolarmente opaca. In buona sostanza un'azienda tradizionale, ad esempio un ristorante, funziona che un datore di lavoro che chiameremo Carlo possiede il ristorante, quindi la cucina, i tavoli, gli utensili e tutti i vari permessi legali perché il posto sia in regola, il quale assume Pietro e Giovanna che sono rispettivamente il cuoco e la cameriera, i quali si occupano di diverse attività, tipo fare l'inventario, gli ordini ai fornitori, accogliere i clienti, incassarli, cucinare, servire i tavoli e via dicendo. Il tutto in cambio di uno stipendio che può variare a seconda del contratto pattuito, di se Giovanna chiederà la maternità o meno, del livello di anzianità, responsabilità, di quanto è cane Carlo e così via. Il multilevel marketing invece funziona che Carlo c'ha sempre il ristorante, ma stavolta Pietro e Giovanna non li assume perché sono un bravo cuoco e una brava cameriera, ma perché gli hanno dato 100 euro ciascuno per poter cucinare e servire i tavoli. Quindi adesso i fornitori li devono pagare loro, ma quando incassano un cliente possono anche tenersi il netto, basta che a Carlo gli danno il 2% di quello che fatturano a fine mese. E loro possono fare la stessa cosa con chiunque. Quindi che succede? Che Pietro si dice: ma sai che c'è? Che mi sono rotto il cazzo di cucinare dentro sta bettola. E assume 2 minions che danno sempre 100 euro a Carlo per poter entrare a lavorare nel ristorante e a Pietro invece danno il 2% ciascuno di quello che fatturano loro, che poi dà il 2% di quello che fattura lui a Carlo. Giovanna invece di minions ne ha trovati 3, ognuno dei quali ha trovato 2 cloni di Star Wars, che danno il 2% del fatturato ai minions, che danno il 2% a Giovanna, che dà il 2% a Carlo. Insomma, siamo alla Fiera dell'Est col topolino, il gatto, il fuoco e il bastone. Ad ogni modo, Pietro dopo un po', a forza di tirar dentro gente che gli dà il 2% di quello che guadagna, ha fatto il cash. Se la sente caldissima e comincia a fare discorsi motivazionali assurdi ai minions e ai cloni di Star Wars, dicendogli che se solo credono in loro stessi e nel cuore delle carte ci avranno la Lambo pure loro. A questi gli erutta il cervello come un vulcano che manco il discorso a Palazzo Venezia il 10 giugno del 40. E in sto ristorante cominciano a tirarci dentro chiunque. Non so se vi ricordate quello che ho detto lo scorso video, ovvero che ogni sistema chiuso ha tendenza a morire. Bene. Un sistema piramidale per restare sostenibile ha bisogno di continuare ad espandersi e tirare dentro gente all'infinito. Perché tutti dentro sta storia vogliono il 2% di quello che gli altri guadagnano. Tutti vogliono essere Pietro e nessuno vuole essere i minions. E come biasimarli, tra l'altro. Il problema è che non tutti possono essere Pietro, perché se sono tutti Pietro, allora Pietro il suo 2% di quello che gli altri guadagnano come lo fa? Mi spiego, se i minions finiscono per tirare dentro al ristorante tutti i suoi clienti, e questi al posto che consumatori sono adesso venditori, a chi la vendono la roba se non ci sono più clienti a cui vendere? A nessuno, ecco a chi.
quindi nessuno fa più un soldo e crollano tutti come birilli. Ora, funny fact, c'è chi dice che la borsa sia fondamentalmente una forma di schema Ponzi basato sulla fiducia nelle imprese, e al riguardo lascio ai posteri l'ardua sentenza. Torniamo a noi. Avevo trovato lavoro dentro un'azienda multilevel marketing che vendeva profumi e in realtà mi era andata tutto sommato bene perché i discorsi motivazionali matti me li ero saltati e che non chiedevano 100 euro per entrare, che in ogni caso non avrei mai avuto. Mi pare avessi dovuto pagare una specie di trusco ai campioncini dei profumi, ma nulla di esagerato, grazie al cielo. Però con sta storia dei profumi stavo talmente impallinato che ci avevo fatto entrare metà dei miei amici e mi vedevo già con la pelliccia e i denti d'oro di lì a 2 anni. Inutile dire che non andò così. Nessuno di noi vendette quasi nulla e dopo un po' passò la voglia a tutti e mi resi conto di 2 cose importanti. La prima è che se qualcosa è percepito come inutile la gente non te la compra. La seconda è che la rete di conoscenze è la cosa più importante, perché al di là del multilevel marketing e gli schemi Ponzi, te puoi avere il profumo più buono del mondo che se non sai a chi venderlo te lo spruzzi da solo. E questo non è valido solo nel commercio, è valido in ogni singolo ambito della vita. E così finì la parentesi come venditore di profumi, per fortuna con danni minimi, e i miei amici non me ne hanno mai tenuto rigore. L'unica cosa che permane quando penso a sto periodo è una profonda vergogna e un vago senso di nausea. Col tempo penso che guardando come funzionano certe situazioni in fondo sarebbe potuta andare molto peggio. Ma siamo qui per parlare di com'è andata, non di come sarebbe potuta andare, quindi continuiamo. Dopo sto smacco della storia dei profumi forse ero sceso un secondo coi piedi per terra, o forse avevo esaurito le idee del cazzo tipo fare i video su YouTube. Fatto sta che c'avevo improvvisamente voglia di trovarmi quello che in gergo viene definito un lavoro vero. Che tranquilli che di cosa sia un lavoro o meno pure quello ne parleremo telemetaforicamente faccia a faccia una volta o l'altra. Ad ogni modo, avevo una vaga esperienza come cameriere da che avevo 15 anni e l'ultimo istituto scolastico dove mi ero degnato di mettere i piedi era stato l'alberghiero. Quindi era normale che cercassi in quell'ambito, e fu un calvario senza senso. Il primo posto dove feci una prova fu un ristorantino sul cucuzzolo di una collina sopra la città. Ci lavorava ogni tanto un mio amico e se ricordo correttamente mi aveva chiamato perché un suo collega ci aveva smattato e se n'era andato. Il servizio andò bene, il posto era piccolo e la clientela poco esigente. Il capo si complimentò molto dicendo che si vedeva che avevo fatto l'alberghiero tutto bene, tutto bello. 1 o 2 settimane dopo, il mio amico mi chiama al telefono svegliandomi una domenica mattina e mi chiede se posso essere al ristorante entro mezz'ora per fare un servizio. Io ero ancora nel letto, in casa c'avevo 2 gatti e 2 cani, quindi avere un abbigliamento presentabile per andare a lavorare richiedeva una certa dose di pianificazione. Tra l'altro il posto stava 1 ora a piedi da dov'ero, quindi no, non potevo essere lì entro mezz'ora e a lavorare non ci andai. Qualche giorno dopo vidi il mio amico, che mi disse una cosa che non potrò mai scordarmi, ovvero che per il suo capo chiamare i nuovi arrivati mezz'ora prima era praticamente un rito di passaggio obbligato per vedere se ci avevano voglia o meno di lavorare, e io non avevo passato il test. Adesso, spoiler alert, io tra una risata e l'altra in ristorazione sono finito a lavorarci per 10 anni, e sta schifezza di chiamarmi mezz'ora prima me l'han fatta più volte di quante potrei mai contarne. E non solo in ristorazione, mi è capitato anche in altri ambiti, quindi la mia idea al riguardo ho avuto il tempo di farmela. Quello che succede in questi casi è innanzitutto che più sei percepito come sacrificabile, più la gente non si fa scrupoli a trattarti nelle peggio maniere. Ovviamente bisogna specificare che può capitare che le persone con cui lavori si trovino in difficoltà, abbiano bisogno di una mano e ti chiamino senza preavviso. Ma la tendenza è comunque piuttosto di chiederti una mano, poi l'avambraccio, poi il gomito, poi la spalla e senza neanche accorgertene un giorno il capo fischia e te sbavi e scodinzoli. Questo processo è quello che in retorica viene chiamata la finestra di Overton, ovvero il principio secondo il quale ad ogni nuovo incremento nell'eccesso di qualcosa il precedente incremento appare d'un tratto accettabile. Mi spiego meglio. Torniamo al nostro esempio di prima del ristorante, ma stavolta è un posto di lavoro tradizionale, quindi i Minions e i cloni di Star Wars non ci sono. Però c'è Pietro, che è il nostro cuoco brontolone che ha guardato troppo il Kitchen e si è convinto che trattare tutti a pesci in faccia è una parte fondamentale del suo mestiere e che per conseguenza c'ha la valvola un po' allentata rispetto alla media nazionale tipo Beethoven. Non il cane, il pianista, che a quanto pare era insopportabile perché oltre a essere sordo, smattarci tipo l'esorcista era parte del corollario di un vero artista durante il XIX secolo. E quindi succede che Giovanna, mentre lavora, è meglio se non si sbaglia. Perché se per disgrazia fa una minchiata, Pietro al posto che aiutarla gli parte la capoccia come un elicottero. Gli si rizzano tutti i peli, diventa un cuoco mannaro, comincia a urlare e lanciare cose in giro. Bene, il principio della finestra di Overton è che Pietro la prima volta urla e Giovanna si piglia male. La seconda volta urla e sbatte i pugni sul tavolo e Giovanna si piglia male non più perché Pietro ha urlato, ma perché ha sbattuto i pugni sul tavolo. La terza urla e lancia i piatti.
E per Giovanna ormai è diventato completamente accettabile che Pietro urli e sbatta i pugni sul tavolo, capito? È una questione di cosa ci abituiamo ad aspettarci dagli altri. E ancora una volta non è esclusivo dell'ambito lavorativo, ma riguarda ogni singolo ambito sociale. Rispetto al nostro caso, quindi, la finestra di Overton si applica nel momento in cui se tu non metti dei limiti chiari e definiti rispetto al preavviso col quale è accettabile chiamarti per andare a lavorare, la gente, se non c'ha un minimo di decenza, è ben contenta di rosicchiarti un passo alla volta fino a quando non ottiene la tua disponibilità incondizionata. E questo purtroppo ci ho messo anni a capirlo. Un altro lavoro che trovai fu un servizio come cameriere in un ristorante ben reputato giusto dietro la piazza più in voga della città un sabato sera. Ora, quello che fanno certi esercenti delle volte è che chiamano i ragazzini per fargli fare una prova quando c'è il pienone, per farsi dare una mano durante il servizio pagandoli poco o non pagandoli affatto, per poi dirgli grazie, le faremo sapere, e chiamare un altro ragazzino la volta dopo. E non so adesso perché il Covid mi pare avesse scombussolato un po' le cose, ma in quel periodo di ragazzini pronti a farsi il mazzo per un tozzo di pane c'era la coda come alle poste. Quindi io feci quello che potei nei limiti di un 18enne che viene lanciato in mezzo al servizio come un paracadutista bendato da un aereo. E tra l'altro, scusate, non è il massimo, ma quella sera c'avevo anche le emorroidi. Comunque, a fine servizio mi fecero capire che non ero abbastanza bravo e quando uscì mi sedetti sull'uscio di una vetrina chiusa in piazza e piansi come una fontana. Qualche anno dopo ho saputo che quel ristorante, che era tanto ben reputato, ha fatto scandalo perché nei piatti ci metteva il pesce marcio. Tempo dopo fu la volta di fare l'operaio. Allo zio di un mio amico che aveva una piccola impresa edile serviva una mano per tirare giù un ponteggio in un paese di montagna. E per farlo avevamo dovuto fare avanti e indietro dalla mattina alla sera per una scalinata bella lunga e ripida con delle travi di ferro in spalla. Inutile dire che anche quello fu un incubo e nonostante non mi fossi fermato un attimo, lo zio del mio amico non mi chiamò mai più. Adesso fermiamoci un attimo, che lavori terribili. È necessario specificare che in quel periodo a me e ai miei amici puzzava talmente tanto la vita che eravamo la versione ligure provinciale triste di Trainspotting. Tipo una volta al festival Albano aveva portato una canzone che il motivetto era abbastanza palesemente scoppiazzato da una vecchia canzone russa. E lo sapevo perché quando avevo 12 anni mi sparavo il remix anni 80 a pieno volume nelle cuffie. E quindi ad Albano mica gliela si poteva far passare liscia. E una sera abbiamo aspettato che uscisse al retro dell'Ariston in pompa magna con l'autista privato e la sua sciarpina e abbiamo iniziato a urlargli in coro Albano Plagio. Quello, seppur inalberato, si è fermato con la macchina e ha chiesto a un mio amico cosa intendessimo e questo gli ha risposto non ne ho idea. Perché effettivamente non ce l'aveva. E sia chiaro, noi di Albano non ce ne fregava un cazzo. Eravamo tutti lì perché ci annoiavamo a morte. Per dirvi il livello di disagio che albergava in quel posto, un'altra volta stavamo dal kebabar a mangiarci una piadina nella piazza principale della città e tutt'attorno si era radunata la folla delle grandi occasioni. E tra un boccone e l'altro scoprimmo che Staressa era venuta a vedere un camion che doveva trasportare un trasformatore per una centrale nucleare in Francia. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. E quindi a noi sta cosa fece talmente ridere che girammo le tovagliette del kebab al contrario. Ci scrivemmo sopra delle scemenze senza senso e andammo in piazza a sventolarle come se stesse passando il Papa. E il colmo di tutto ciò è che il giorno seguente finimmo nei giornali locali e nell'articolo c'era scritto che stavamo a fare una protesta. Non so se mi spiego. E tra l'altro proprio adesso ho scoperto che il trasformatore non era per una centrale nucleare e non andava neanche in Francia ma a 2 passi da lì. Ma vabbè. E quindi la nostra vita andava avanti così. E per quanto in generale ci divertissimo pure, vagavamo in cerchio per la città come una banda di spettri ed in cuor nostro sapevamo che ogni giorno era più insensato del precedente. Uno di questi giorni qualunque, doveva essere un pomeriggio di inizio estate del 2012, stavamo camminando verso la piazza, quella del ristorante del pesce marcio, quando fummo fermati da 2 ragazze straniere. Erano svizzere, si chiamavano una Valentine e l'altra non mi ricordo. Parlavano inglese e ci dissero che stavano cercando un posto per piantare la tenda, così le invitai a dormire a casa mia. E so quello che state pensando, ma no, non volevo provarci con una delle 2. Tra l'altro in quel periodo c'avevo la ragazza. Il punto è che di tanti difetti che potevamo avere, io e la mia famiglia eravamo comunque da sempre persone profondamente ospitali. Ogni volta che uno dei miei amici scappava da casa o qualcosa del genere, poteva essere certo che una branda in casa mia l'avrebbe sempre trovata, e anzi... L'ospitalità è tuttora uno dei miei principi di vita assoluti. Così, queste vennero in casa mia e tra una chiacchiera e l'altra cominciarono a parlarmi della Svizzera, di come fosse un bel posto e si vivesse bene. Poi mi dissero con una certa enfasi che se mai avessi deciso di andare a lavorare lì mi avrebbero certamente dato una mano. Ci scambiammo il contatto, il giorno seguente partirono e la cosa finì lì. Passò qualche tempo e mia madre mi disse che aveva conosciuto un tizio che vendeva gli aspirapolvere porta a porta e che aveva bisogno di una mano e di andare a dare un'occhiata. A me la cosa non interessava granché ma andai lo stesso.
Mi ritrovai una mattina in una città vicina con sto tizio ed un suo apprendista. Io rimasi con l'apprendista ed andammo a suonare il campanello alle persone e rompergli le scatole per comprare gli aspirapolvere. O meglio, l'apprendista fece tutte ste cose, io guardai con un certo imbarazzo. E nel frattempo, tra un campanello e l'altro, questo mi spiegava come funzionava l'azienda. Che se vendevi abbastanza aspirapolvere ti aumentava la quota di non so cosa, insomma era un'altra azienda multilivello. A fine mattinata chiesi all'apprendista: ma quindi, te, di questi aspirapolvere, quanti ne hai venduti? E lui mi rispose: guarda, il capo mi ha detto di dirti che ne ho venduti tantissimi e che sto ad un passo da riuscire ad aumentare di quota, ma non ce la faccio, non è vero, non ne ho venduto quasi nessuno. E col senno di poi ringrazio lui di essere stato onesto ed invito chiunque a prendere queste parole come monito rispetto alle pratiche commerciali e di reclutamento di questo tipo di aziende. Inutile dire che a vendere gli aspirapolvere non ci andai. Circa un mese dopo degli amici di mia madre mi dissero che avevano affittato un ristorante sulla spiaggia in una cittadina vicino a Genova e che avevano bisogno di un cameriere per il resto dell'estate. Io andai. Il posto era carino e si mangiava bene. Talmente bene che i proprietari dei muri si permettevano di fare delle belle tavolate con i loro amici e di mangiare a sbafo senza pagare. Pensavo che in quel posto ci avrei lavorato tutta l'estate e sarei tornato dai miei amici abbronzato e pieno di soldi come uno sceicco. Però di gente che veniva a mangiare non ce n'era abbastanza. Le spese di gestione del posto erano paragonabili a quelle di un sito di lancio di razzi spaziali e l'anello debole della catena ero ovviamente io. Quindi un paio di giorni dopo gli amici di mia madre si scusarono in tutte le lingue del mondo e mi dissero che non potevano tenermi. Mi diedero 80 euro in mano e un biglietto per tornarmene a Sanremo e così feci. Non vi dico quanto ero incazzato perché non lo so neanche, ho rimosso. So soltanto che quella sera gli 80 euro li spesi tutti in alcol e mi ritrovai a sboccare fino all'ultimo centesimo abbracciato alla tazza del cesso di casa mia. Quell'istante è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il giorno seguente vagavo per il quartiere con la musica nelle orecchie. Era una cosa che facevo da che ero piccolo. Quando ero ancora in Sardegna mio fratellastro lo chiamava il gioco dell'immaginazione e consisteva fondamentalmente nel camminare avanti e indietro e immaginarsi le cose. E probabilmente a guardarmi la mia ziastra che faceva la dottoressa doveva pensare che ero un bambino molto strano. E non era certo l'unica, ma sto divagando. Torniamo a noi. Ero lì che camminavo e stavo ascoltando una canzone dei Dillinger Escape Plan che si chiama Farewell Mona Lisa, il cui ritornello tradotto dice tipo: hai mai provato ad essere qualcosa di più rispetto a ciò a cui eri destinato o qualcosa per la quale valesse la pena combattere? E a me ste parole mi accesero una scintilla. In quel preciso momento decisi che io da Sanremo me ne sarei andato, eppure presto. E se il mondo non mi voleva me ne sarei costruito un altro di mondo. Uno dove lasciare indietro tutti i miei guai. Un mondo dove mia madre non doveva chiedere soldi agli amici per pagare l'affitto e dove non c'erano capi bastardi che mi chiamavano a lavorare mezz'ora prima per mettermi alla prova. Un mondo dove non ci staccavano né il gas né l'elettricità e dove non vendevo né aspirapolvere né profumi. E in quel mondo non c'era né Albano che plagiava le canzoni russe, né i trasformatori nucleari, né le impalcature di montagna con le travi di ferro, né i ristoranti coi pesci marci. Era un mondo nuovo, in cui sarei potuto finalmente essere libero, in barba a chi dice che la musica non serve a un cazzo. In quel momento decisi che sarei partito in Svizzera. La prima cosa che feci fu ovviamente cercare di contattare le 2 ragazze svizzere che avevo conosciuto qualche mese prima perché mi dessero una mano, e non ottenni mai risposta. E lì mi resi conto di un'ulteriore cosa importante, ovvero che in linea generale i viaggiatori fricchettoni borghesi quello che ti dicono è meglio se lo prendi con le pinze, perché spesso e volentieri sono tutti eccitati dal viaggio e ne sparano una più grossa dell'altra sul come non vi perderete di vista. Poi se ne tornano a casa loro e chi s'è visto s'è visto. La stessa cosa è valida con la gente troppo socievole in serata. Mai fidarsi delle persone troppo socievoli la prima volta che le vedi, perché a te sembra di aver incontrato sto grande sole che illumina tutti intorno, e invece spesso sono solo dei cazzari fatti e finiti. E questa a dirla tutta devo farci attenzione ancora adesso, perché nonostante tutti i pesci in faccia che mi son preso, e col tempo scoprirete che sono veramente ma veramente tanti, e nonostante spesso possa dare l'impressione di essere insofferente verso ciò che mi circonda, io nelle persone ci credo profondamente e non lo faccio il lupo solitario che rispetto sì ma a chi lo merita ma la fiducia a nessuno. Io la fiducia la do. Per me restare delusi cercando il bagliore nell'anima altrui è un rischio perfettamente accettabile. E chiamatemi povero coglione, non me ne frega un accidente. Quindi buona, le 2 svizzere mannaggia a loro nemmeno si degnarono di rispondermi. Diventava necessario escogitare un piano di riserva. Così presi in mano il portatile e andai in piazza su internet perché non c'avevo la connessione in casa ovviamente ed entrai dentro Couchsurfing che era sto sito figo per farsi ospitare e ospitare gratuitamente.
che adesso esiste ancora ma è diventato un po' meno bello, bisogna pagare per usarlo, quindi è zeppo Ibobo e basta. Comunque, mandai un po' di richieste di ospitalità a caso e mi rispose sto profilo un po' particolare che stava verso Ginevra. Si chiamava La Déchetterie e nella descrizione c'aveva 40 posti letto, dicendomi che non c'era problema per ospitarmi. E Ginevra sì allora! Che tra l'altro mi piaceva pure il nome perché mi ricordava il Re Artù e il Mago Merlino, quindi doveva essere senza dubbio un bel posto. E va bene che non spiccicavo mezza parola di francese, ma veramente neanche mezza. Io francese l'avevo fatto alle medie e l'unica cosa che avevo imparato erano le canzoni di Natale. Però che importa? C'è un proverbio gallurese che dice che quando è inseguito da un cinghiale anche il vecchio getta il bastone e corre. E a me stava dietro un cinghiale smunto dalla fame con gli occhi iniettati di sangue e incarognito come un ultra durante il derby Roma-Lazio. Tipo, sai i cani quelli da Malesia? Quindi gettai il bastone e corsi. Innanzitutto mi serviva un grande piano di battaglia. Così andai a casa del mio amico Merlin che aveva la connessione figa e guardai come arrivare a Ginevra perché in geografia ero sempre stato un cane. E sto posto non sapevo neanche dove stesse. Guardando la mappa mi dissi, beh dai, è vicino. Allora tracciai una linea dritta tra Sanremo e Ginevra ed ecco il piano. La seconda cosa importante da fare era tagliarsi i capelli. In ristorazione i datori di lavoro mi avevano sempre guardato mezzo storto perché avevo i capelli lunghi. All'ultimo anno che avevo fatto di scuola alberghiera addirittura il professore di sala mi aveva detto «Te saresti pure un bravo cameriere, ma tagliati sti capelli!» Io volevo mettere tutte le possibilità dalla mia ed è quello che feci. Successivamente pensai che la cosa migliore fosse lasciare Marika, la ragazza con cui stavo, a cui volevo un gran bene che per stare con me in quel periodo doveva essere un angelo. Ma io non lo sapevo quanto sarei rimasto in Svizzera. Non sapevo quello che sarei andato a fare e nel fatto che la cosa potesse durare a distanza non ci credevo. Così le dissi che la lasciavo. Lei pianse e mi disse che potevamo farla funzionare lo stesso anche a distanza, così lasciai stare e rimasi con lei. Venne poi il tempo di dire a mia madre che partivo, la quale mi rispose «Figlio, posso anche apprezzare lo spirito di iniziativa, ma con che soldi stai partendo?» E io gli ultimi soldi che mi erano passati in mano li avevo sboccati dentro la tazza del water meno di un mese prima e quindi le dissi «Madre, non lo so». A 3 giorni dalla partenza lei e mio fratello grande mi diedero in mano tutto quello che avevano. E sottolineo tutto, 120 euro. A 2 giorni dalla partenza un pomeriggio stavo al bar a bermi un caffè con gli amici quando arrivò Saverio. Saverio era un mio amico che era uno scappato di casa come e peggio di me. Si era fatto la casa famiglia, si era fatto la famiglia adottiva e nemmeno a lui gliene era mai andata una giusta. E nella branda di casa c'era già stato più di una volta. E mia madre gli voleva molto bene, ma diceva che era un casinaro e onor del vero tutti gli volevano molto bene ma lo consideravano un casinaro, me compreso. Saverio era una di quelle persone che ti fa piangere dal ridere appena apre bocca. Ma il problema è che la bocca non la tiene mai chiusa. Un piantagrane di prima classe e un casinista nato. La cosa più vicina all'incarnazione stessa del caos che conoscessi. O meglio, ce n'era un altro, ma ne parleremo col tempo, semmai. Comunque, Save si sedette al tavolino del bar e mi disse «Edo, ho sentito che vuoi partire in Svizzera». Gli dissi «Sì», mi disse «Posso venire anch'io?» E mi cacai sotto e non poco, perché fino a un minuto prima pensavo di partire da solo. E perché ero abbastanza sicuro che lui mi avrebbe causato un sacco di guai. Però sapevo anche da dove provenissimo entrambi e chi diavolo ero io per negargli di venire con me. Avrei mai potuto dire di essermi salvato se avessi lasciato indietro a pedate chi voleva accompagnarmi? Credetemi, deve far freddo sul tetto del mondo se non c'è nessuno con cui brindare. E soprattutto era mio amico, e questo era assolutamente più che sufficiente. Così gli risposi sì, e mi disse però non c'ho un soldo e gli dissi neanch'io, ho 120 euro, li divideremo a metà. La sera prima di partire eravamo a casa di amici e nessuno avrebbe scommesso una lira su di noi. Anzi, ci prendevano in giro e dicevano che saremmo tornati entro un paio di settimane nella migliore delle ipotesi. E sapete che c'è? Che se fossi stato in loro avrei pensato esattamente la stessa cosa, perché noi in vita nostra non avevamo mai dimostrato nulla a nessuno e men che meno a noi stessi. Però io dentro c'avevo una rabbia che era pronta a divorare qualunque cosa e a Sanremo in 2 settimane col cazzo che ci sarei tornato. E sono certo che la stessa cosa valesse per Save. In testa c'avevo la mia prof d'inglese prima che mi ritirassi che mi avvertiva che se avessi mollato scuola non avrei mai combinato nulla. E io volevo dimostrare quanto si sbagliasse, lei e tutti gli altri. Così il giorno dopo partimmo con 60 euro a testa in tasca che mi avevano dato i miei. Gli zaini con qualche vestito, un sacco a pelo, i curriculum per cercare lavoro. Arrivammo in treno in Piemonte e cercammo di fare autostop in autostrada per andare verso Osta. Dopo un po' arrivò una camionetta di Autostrade per l'Italia che ci riportò indietro dicendoci che li avevano chiamati perché, parole testuali, c'erano 2 pazzi che facevano autostop in autostrada. In un modo o nell'altro verso sera riuscimmo ad arrivare ad Aosta e chiedemmo un po' di soldi in giro per cercare di prenderci un boccone, senza successo. Alla fine dividemmo un kebab e cercammo di dormire un po' su una panchina alla stazione in centro.
La mattina seguente cercammo di fare nuovamente autostop e ci caricò su un ragazzo brasiliano. Gli chiedemmo di portarci il più vicino possibile al confine svizzero e lui ci scaricò nel bel mezzo di un monte innevato. Ora, quando qualche settimana prima avevo pianificato il tragitto, l'avevo fatto con tanta cura che non avevo minimamente preso in conto che al confine tra Aosta e Svizzera c'era il maledetto Monte Bianco. E noi eravamo lì, in mezzo a quella catena montuosa a non so quanti mila metri di altitudine in pantaloncini. C'era la nebbia, la neve, in lontananza si sentivano le campane e nient'altro, non c'era anima viva. E noi per arrivare in Svizzera dovevamo continuare a salire. E se per qualche malaugurato caso ci fossimo ritrovati lassù la notte senza la tenda in pantaloncini da mare, le cose non sarebbero finite bene. E Assave cominciò a salire la strizza e rimanerci su quelle montagne e disse: Edo, penso che dovremmo tornare indietro. E come prosegue lo scopriremo un'altra volta, che sto video è già abbastanza lungo. Bene, ci tengo a ricordare che ogni singolo dettaglio di ciò che avete visto, dalle registrazioni all'editing, ai disegni, le animazioni, gli effetti sonori, le musiche eccetera, è curato da me senza l'uso di IA generativa. Se ciò che avete visto vi è piaciuto, confido che sappiate cosa fare. Io qua Chilansua vi ringrazio come sempre di aver guardato il video fino alla fine, vi saluto e vi dico a presto. Ciao!